Bene, adesso iniziamo la trattazione del secondo capitolo in cui ci occuperemo di analizzare le grandezze elettriche. Quindi nel primo capitolo abbiamo analizzato in generale come vengono trattate le grandezze e come poi quali sono gli strumenti che devono essere utilizzati per manipolare le grandezze nel tempo. In questo capitolo vedremo come e quali sono le grandezze specifiche del campo elettrico, del settore elettrico. In particolare immagino che sia abbastanza noto che le grandezze fondamentali siano la tensione e la corrente e successivamente parleremo anche della potenza elettrica. Ma adesso vediamo, in questo video vediamo la tensione e la corrente. Innanzitutto parliamo della legge delle correnti. Cosa dice la legge delle correnti? La legge delle correnti dice che la somma delle correnti che entrano in una superficie chiusa deve essere uguale alla somma delle correnti uscenti. Quindi in realtà cosa significa questa definizione? Supponendo di avere una superficie chiusa, che è una sfera, ma in realtà noi la analizziamo come una superficie. In questa superficie entreranno delle correnti, quindi avremo I1, I2 e I3. Data la caratteristica di solenoidalità della corrente, del campo di corrente, cosa vuol dire? Che la corrente è solenoidale. Mettiamola in rosso, spesso. Solenoidale. Vuol dire che il campo di corrente è un campo sempre chiuso, quindi la circolazione delle correnti si svolge sempre su un circuito chiuso. Quindi in realtà qui cosa accade? Che queste correnti arriveranno da qualche parte, faranno un loro giro, ma passeranno nel loro ritorno ancora una volta da questa superficie. Noi non sappiamo, diciamo, come si evolve il resto del circuito elettrico in un certo senso. Non sappiamo dove queste correnti fluiranno. Sappiamo che esiste questa superficie, sappiamo che qui arrivano tre correnti e sappiamo che da questa superficie dovranno necessariamente uscire altre correnti che andranno a chiudere il circuito. Quindi non è detto che siano per forza tre, ma possono essere anche due, per esempio. Quindi avremo i 4 e i 5. Quindi queste correnti andranno a formare un circuito chiuso sempre, la corrente si chiude sempre in un circuito, quindi fa, diciamo, questo giro qua passando da diversi materiali, diversi punti nello spazio, per chiudere quindi il circuito. Quindi presa una superficie, come possiamo descrivere la legge delle correnti? Possiamo descriverla semplicemente come la somma delle correnti entranti è uguale alla somma delle correnti uscenti, che in una forma più compatta si dice che la sommatoria di tutte le correnti I, quindi da I a N, ci saranno N correnti, è uguale a 0. Questo in regime stazionario. Quindi questo è stazionario.
la legge delle correnti vale anche nel regime sinusoidale. Nel regime sinusoidale avremo i fasori. Quindi questo è sinusoidale. Ovviamente cosa cambia? Cambia che la sommatoria delle correnti, quindi dovrà essere, nel caso stazionario viene fatta tra numeri reali, mentre nel caso sinusoidale viene fatto con i numeri complessi. Abbiamo visto come si fa la somma dei numeri complessi facendo la somma di parte reale e parte immaginaria. Se volessimo sviluppare questo esempio, dovremmo scrivere, quindi le correnti entranti avranno segno positivo, mentre le correnti uscenti avranno segno negativo. Quindi molto semplicemente avremo I1 più I2 più I3 è uguale a I4 più I5. I5. Questa è la legge delle correnti. Vediamo la legge delle tensioni. Cosa dice la legge delle tensioni? La legge delle tensioni l'abbiamo riportata qui. In sostanza, la legge delle tensioni si rifà alla proprietà di irrotazionalità del campo elettrico, quindi il rotore del campo elettrico è uguale a 0, quindi possiamo dire che la tensione è irrotazionale. Il rotore è un'operazione matematica che in genere si studia in analisi 2. Il campo elettrico in questo caso sarà una matrice, quindi il rotore è un operatore che si applica alle matrici. Però quello che a noi, quello che ci è sufficiente sapere è che la tensione è irrotazionale, quindi la sommatoria in un circuito chiuso, in questo caso parliamo di una linea chiusa, la sommatoria delle tensioni su una linea chiusa è sempre uguale a 0. Quindi questo vale nel caso stazionario, questo vale nel caso sinusoidale, perché ci sono i fasori. Per capire cosa significa irrotazionalità e cosa significa linea chiusa, ci conviene fare un esempio. Ci conviene riportare qui un circuito chiuso, una maglia formata da 4 lati e 4 morsetti su cui vengono applicate 4 tensioni, c'è una tensione per ogni lato. Conosciamo V1, V2, V3, V4 non la conosciamo. Facciamo attenzione al segno delle tensioni, perché la tensione ha sempre un segno di applicazione. Come abbiamo visto per le correnti entranti sono positive, quelle uscenti negative. Il segno delle tensioni va va considerato su un lato, quindi se io ho 2 morsetti,
la tensione positiva sarà in questo caso sul morsetto A, perché dobbiamo ricordare che la tensione è una differenza di potenziale, quindi avremo in realtà VA meno VB per avere la tensione V1 che è uguale a VAB. Il segno positivo ci dice che il potenziale più alto è nel punto A. Stesso discorso vale per le altre. In questo esempio abbiamo messo questi segni e noi vogliamo calcolare V4, ma la vogliamo calcolare nel tempo. Quindi noi in realtà partiamo dai fasori e arriveremo a V4 espressione del tempo. Come si applica la legge delle tensioni? La legge delle tensioni si applica su una linea chiusa, o meglio, su una, come dire, su una serie di lati che non deve essere, come dire, necessariamente chiusa. Bisogna dire che la legge delle tensioni applicata ai lati che prendiamo in considerazione è sempre uguale a 0. In questo caso consideriamo la legge delle tensioni su tutti e 4 i lati, quindi andiamo a chiudere il circuito. Allora, come scriviamo la legge delle tensioni per questo esempio? Abbiamo nominato i morsetti A, B, C, D. Applicando la legge delle tensioni lungo questa linea in questo senso, noi prenderemo come positive le tensioni che hanno il potenziale positivo, diciamo, in anticipo rispetto al verso che abbiamo scelto. Quindi in questo caso VAB sarà, secondo questo senso orario, sarà positiva, VBC sarà negativa, VCD sarà positiva, VDA sarà negativa. Se invertissimo i potenziali, quindi per esempio se questo lo chiamiamo VBA, VBA sarà negativa. Quindi bisogna fare molta attenzione ai segni. Ora, per diciamo tenere conto del senso orario o antiorario, comunque del senso di analisi della legge delle tensioni, ci conviene sempre nominare i morsetti e scrivere la legge delle tensioni tenendo conto del nome dei morsetti, partendo sempre da una convenzione di segno positivo. Poi il segno reale lo andiamo ad applicare dopo. Provo a spiegarmi meglio. Quando scriviamo la legge delle tensioni, facciamo riferimento semplicemente al nome dei morsetti e diciamo che ha segno positivo l'andamento dei morsetti secondo il senso che noi abbiamo dato. Quindi, per esempio, qua noi diamo un senso orario da A a B, da B a C, da C a D e da D a A. Quindi avremo VAB, fasore, più VBC, fasore, più VCD, fasore, più VDA. Come vedete, noi abbiamo scritto una sommatoria di tensioni che è uguale a 0, dove il primo pedice della prima tensione è uguale all'ultimo pedice della seconda tensione. Abbiamo creato una linea chiusa. Quindi percorriamo una serie di morsetti, ma l'inizio e la fine coincidono. Le abbiamo scritte secondo il nostro senso di riferimento, quindi scegliamo un verso di percorrenza, scegliamo i pedici, identifichiamo i pedici, scriviamo la legge delle tensioni secondo quel senso.
Poi successivamente andiamo ad applicare i segni, perché noi abbiamo definito il nome dei morsetti che corrispondono ai potenziali delle diverse tensioni, ma non conoscevamo il segno, lo abbiamo fatto senza tener conto del segno. Successivamente andiamo ad analizzare il segno, quindi il segno va analizzato secondo il verso di percorrenza che abbiamo scelto, che definisce anche i pedici delle tensioni. Per capirci meglio, se noi avessimo scelto il senso antiorario, noi dovevamo descrivere le tensioni come VAD, V più VDC più VCB più VBA. Quindi questo è secondo il senso orario. Mi soffermo un po' di più su questo aspetto perché è causa di frequenti errori. Quando si applica la legge delle tensioni, molto spesso si fanno errori sui segni, quindi vi chiedo di fare moltissima attenzione. È un ragionamento apparentemente semplice, che però si va a perdere successivamente nella complessità degli argomenti che vengono trattati successivamente. Quindi è fondamentale, lo ripeto, capire bene questo giochino sostanzialmente per evitare di fare errori in futuro. Se avrete integrato bene il ragionamento delle leggi delle tensioni, vi toglierete un sacco di grane. Quindi abbiamo definito il verso di percorrenza, che è definito anche dai pedici delle tensioni, dei pedici che sono i nomi dei morsetti. Ora, solo ora, andiamo ad applicare i segni. Quindi noi vediamo che V1 è qua, V2 è qua, V3 è qua, V4 è qua. Allora, VAB è uguale a V1 con segno positivo perché il primo morsetto A ha il segno più. Quindi questo, quindi solo ora applico i segni. Questo ragionamento fatelo sempre, mi raccomando, perché vi risparmierete un sacco di errori e quando sbagliate in elettrotecnica, fate un esercizio, vi viene male un numero, non capite perché, molto spesso è per la legge delle tensioni. Molte persone pensano di aver sbagliato altri tipi di risoluzioni, ma in realtà si sbaglia qui molto frequentemente. Applichiamo i segni. Allora, VAB è V1 con segno positivo. VBC è V2 con segno negativo perché il primo pedice B ha il segno negativo. Ovviamente io qui non l'ho messo perché si mette sempre solo il segno positivo, ma se vogliamo essere un po' più completi in questa lezione ci mettiamo anche il segno positivo. Non lo metto arancione, magari lo metto in rosa. Qui c'è il segno meno, qui c'è un segno meno, qui c'è un segno meno e qui c'è un segno meno. Questo discorso lo farò solo questa volta perché si mette sempre il segno positivo, poi vedremo che c'è un altro modo per indicare le tensioni. Comunque VBC in realtà è V2 con segno negativo e ovviamente qua ho messo il meno, quindi V2. Poi VDC, qua ho sbagliato perché qua è VCD, attenzione, qua è VCD, VCD sarà V3 con segno positivo. Stesso discorso per VDA è V4 con segno negativo, uguale a 0. Altra osservazione,
la legge delle tensioni si applica solo con i fasori e non con i valori efficaci, perché i valori efficaci, cioè la somma di valori efficaci può essere fatta solo se si fa riferimento allo stesso campo di appartenenza, quindi solo se i vettori, i fasori sono in fase. Non potete prendere dei fasori con fase diversa e farci la somma dei valori efficaci. Questo è un errore gravissimo, non lo fate mai. Quindi la somma della legge delle tensioni si fa solo con i fasori. Adesso andiamo a sostituire i valori. Qui abbiamo V1 che è 4 volt reali, V2 è J 5 volt, quindi siamo sull'asse immaginario, V3 è 2 più J 5 volt, quindi il fasore V3 avrà una fase che è tra 0 e 90 gradi. V1 ha una fase uguale a 0, V2 ha una fase uguale a 90 gradi. Per completezza vi riporto la scrittura fasoriale in forma polare. V1 in questo caso è 4 per E alla J0, V2 è 5 per E alla J pi greco, scriviamo sempre in radianti. V3 a cosa uguale? È uguale al valore efficace lo scriviamo qua, 2 al quadrato più 5 al quadrato per E alla J. Come si calcola la fase? Si calcola facendo la tangente alla meno 1 di parte immaginaria su parte reale, quindi 5 mezzi. Risolvetelo voi, vedete cosa viene. Dato che abbiamo a che fare con sommatorie, è sufficiente usare la forma cartesiana. Quindi noi dobbiamo calcolare V4. V4 a cosa è uguale? È uguale a V2 con segno positivo. No, ho sbagliato, scusate. V4 si porta a destra, quindi rimane V1 meno V2 più V3, che è uguale a 4 meno J5 più V3 che è 2 più J5. 2 più J5. Sommiamo le parti reali, sarà 6 più J, la somma delle parti immaginarie, meno J5 più J5 sarà 0, quindi è 6 volt. Allora, come si scrive V4 nel tempo? Noi abbiamo detto che si scrive sempre V4 di picco per il seno di omega t più φ. Adesso V4 è 6 volt. Come si scrive in forma polare? In forma polare questo si scrive 6 per E alla J0, perché è un vettore che sta solo sull'asse reale, quindi è qua. 6, mi raccomando, è solo il valore efficace. È il valore efficace. Quando scriviamo la forma nel tempo ci serve il valore di picco. Quindi quando scriviamo il valore di picco ci dobbiamo aggiungere un radice di 2 per 6 per il seno di omega. La frequenza non l'abbiamo definita, quindi lasciamo un omega generico. La fase è 0 perché V4 è sull'asse reale. Questa è la soluzione.
ultimo elemento che dobbiamo vedere fa riferimento alla convenzione dei segni, che chiameremo convenzione dei bipoli. Come si scrive la convenzione dei bipoli? Considerando le grandezze elettriche. Allora, supponiamo di avere un generico bipolo in cui la corrente è uscente, facciamola un po' più spessa, facciamo la corrente uscente in questo modo, I di T, supponiamo di dare un nome ai nostri morsetti. Se la tensione è concorde alla corrente, quindi V di T vuol dire che la tensione, descrivendola in questo modo, la freccia, vuol dire che il potenziale positivo è sul morsetto B, quindi ci metteremo un più, ma in genere vedremo che ci basterà usare solo la freccia. Alcuni usano solo il più, alcuni li usano entrambi, fate come volete, io in genere tendo a usare solo la freccia. Quando c'è questa configurazione abbiamo la convenzione dei generatori. Perché si chiama convenzione dei generatori? Perché noi abbiamo una tensione positiva e la corrente uscente dal morsetto positivo. Quindi questo sarà più avanti un generatore. Stessa cosa, generico bipolo con tensione che ha lo stesso verso, quindi questa è la V di T che ha il segno positivo sul morsetto B. Se la corrente entrante dal morsetto ha potenziale più alto, quindi in questo modo, I di T, quindi quando la corrente entra dove c'è la punta della freccia della tensione, si ha la convenzione degli utilizzatori. Quindi anche questa nomenclatura, tra virgolette, è importante. La convenzione dei generatori e degli utilizzatori ci sarà utile per definire i segni nella legge delle tensioni e delle correnti. Noi l'abbiamo visto in modo più generico da questo esercizio, ma bisogna sempre, ripeto, sempre definire la convenzione dei generatori o degli utilizzatori quando si ha a che fare con bipoli generici. Poi è ovvio che più avanti studieremo i bipoli nel dettaglio, vedremo che ci sono dei bipoli che fungono da generatori e dei bipoli che fungono da utilizzatori, ma non è detto che i segni delle tensioni e delle correnti rispettino sempre la convenzione di generatori e utilizzatori. Può capitare che ci sia un bipolo detto generatore che sia di tensione o di corrente, ma che ha dei segni diversi dalla convenzione dei generatori. Stessa cosa per gli utilizzatori. Sono dei casi particolari, di configurazione dei circuiti, ma è importante tenere a mente questo aspetto.